Allora, ho rivisto Monza-Inter 1-1, volevo farmi del male, non bastava il lunedì mattina. Partita noiosa, lo sappiamo, l'abbiamo detto, sicuramente più deludente di Genoa-Inter, il primo pareggio di questo campionato, ma mi sono portato a casa delle indicazioni interessanti che secondo me più a freddo, con più calma, dobbiamo analizzare insieme. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace se non lo avete ancora fatto, soprattutto iscrivetevi al canale così non vi perderete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e ci aiutate a far crescere il nostro progetto. Ci sono tantissime cose da dire su questo Monza-Inter, come è normale che sia, perché lo siamo abituati, quando l'Inter non vince parte una sorta di caccia all'uomo, tutti contro tutti, soprattutto tra tifosi nerazzurri. Adesso con calma scomponiamo i macro temi e li approfondiamo, ma partendo da quello che per me è un tassello di partenza molto importante, un tassello base e la voglio sparare subito grossa, perché io ho la convinzione che l'Inter quest'anno voglia fare il Manchester City. Che cosa intendo? Che cosa voglio dire con questo? Che con le dovute proporzioni, chiaramente, rispetto al Manchester City, ma il primo obiettivo di questa stagione dell'Inter è intanto andare tra le prime 8 in Champions League, arrivare tra le prime 8 e qualificarsi quindi direttamente agli ottavi di finale di questa Champions League, perché conta tantissimo a livello sportivo, a livello di prestigio, ma non nascondiamoci, conta tanto anche a livello economico e non può essere un fattore secondario. Quindi si vuole far bene in Champions League subito, fin da subito, che non significa accantonare il campionato, ma anzi significa che in campionato si punta a stare lì in alto, in lotta, per poi però cercare di piazzare la volata più avanti, nella seconda parte di stagione soprattutto. E quindi qualcuno a questo punto potrà contraddirmi e potrà dire: "Ma non ha senso fare le rotazioni come a Monza perché arrivare a vincere la Champions è impensabile, non potremo mai arrivare in fondo a questa Champions League e bisogna focalizzarsi sul campionato." A parte che su questa cosa della Champions poi vediamo, che non si sa mai, ma il turnover a Monza secondo me va analizzato in maniera un po' meno superficiale. Primo punto, intanto se non lo fai a Monza vorrei vedere dove lo fai, quando fai delle rotazioni, quando cominci ad integrare dei giocatori che ti serviranno durante tutta questa stagione. Seconda cosa, dobbiamo considerare tutte le variabili del ritorno da una sosta per le nazionali che ha visto tantissimi giocatori impegnati in giro per il mondo. Tra l'altro c'è da dire che tra i peggiori in campo sono stati 2 che in nazionale non ci sono andati, Pavard e Mkhitaryan che non hanno fatto bene, ma a parte questo, Çalhanoğlu era acciaccato già prima di andare in nazionale e con la nazionale ha giocato 2 spezzoni, quindi non era al meglio. Bastoni era acciaccato e ne ha giocate 2 con l'Italia. Taremi è rientrato un po' affaticato. Lautaro è indietro di condizione ed è stato in Argentina. Barella si era operato al naso ed è stato una settimana fermo, non si è potuto allenare di fatto per una settimana e alla luce di questo, secondo me, le rotazioni sono state comunque abbastanza logiche. Ecco, con giocatori non al meglio, tenere comunque in panchina degli elementi su cui dovrai fare affidamento nelle prossime settimane non sarebbe stato nemmeno un grande segnale. E sono comunque le rotazioni con cui avresti dovuto battere il Monza, perché il livello comunque dei nostri giocatori era superiore comunque a quello del Monza. Terzo punto, secondo me non sono state delle rotazioni per dare priorità alla Champions, ma rotazioni in vista di Manchester City e Milan, quindi entrambe le cose e questo è diverso. Ma poi anche se fossero state delle rotazioni in vista del Manchester City, ma io chiedo a voi, davvero voi avreste fatto giocare i titolari col Monza per fare le rotazioni contro il Manchester City? Io tra l'altro anche il City tra l'altro ha fatto rotazioni, ha fatto turnover nell'ultimo turno di campionato e col Brentford ha sbandato pericolosamente, ma io dico che contro il City bisogna giocarsela e bisogna giocarsela al top, al meglio della condizione, perché c'è una questione di visibilità, c'è una questione di orgoglio, ma c'è anche una questione di volersi misurare a che livello siamo contro queste squadre, per crescere anche in termini di mentalità tutti quanti. L'Inter è una squadra da top 10 e volendo anche da top 8 di questa Champions League in Europa. Vai ad affrontare una big e che fai? Ti arrendi perché no, la priorità è il campionato. Io su questo non sono d'accordo. Secondo me col City devi fare una grande partita, devi andare a fare una prestazione. Poi, anche se perdi, la prestazione devi farla, perché altrimenti gli strascichi sono pesanti e subito dopo c'è il derby. E quindi bisogna affrontarlo al meglio e l'Inter per me deve presentarsi col vestito migliore contro il City, non ci sono dubbi su questo. Aggiungo un'altra cosa che molti stanno sottovalutando, vi ho fatto vedere nella live di venerdì scorso dei numeri che, ci mostravano come l'Inter di Inzaghi tra settembre e ottobre comunque ha sempre avuto qualche difficoltà, ha avuto dei passaggi a vuoto, delle problematiche da gestire. Lo stesso Inzaghi, ha fatto delle cose, ecco, in questi periodi che hanno fatto molto discutere. Infatti adesso, ci arriviamo. Ma questo secondo me è normale perché
questo penso sia proprio il momento in cui Inzaghi testa delle cose, sta testando delle cose, sta provando delle cose, sta testando delle combinazioni, sta provando i nuovi, cercando di capire anche quanto può fidarsi delle rotazioni che va a fare. E anche l'anno scorso ci furono dei test, alcune cose sono andate bene, altre no, poi si è fatto un'idea di tutto quanto e da ottobre in poi non ha più cambiato sostanzialmente e le cose sono andate nella direzione abbastanza giusta, direi. Io immagino che da questi test avrà già avuto anche delle risposte e quindi si potrà già fare un'idea, si potrà già, tarare alcune questioni. Per esempio Dumfries, lo dicevo prima di questa partita, ecco, per me Dumfries deve essere il titolare lì a destra, per quanto Darmian sia utile, bravissimo e tutto quello che vogliamo, per alzare un po' l'asticella Dumfries deve tornare il vero Dumfries e deve essere il titolare, perché ti aggiunge delle cose, ti aggiunge quella componente fisica che è stata subito utile e quindi adesso un'ulteriore risposta secondo me in questo senso ci sarà stata. Sul tridente, il tridente per me rimarrà una soluzione a partita in corso, non dall'inizio, ma che dovrà essere gestito meglio probabilmente rispetto a quello che abbiamo visto ad oggi. Mi ha molto sorpreso questo arrembaggio finale contro il Monza quando la partita era ancora sullo 0-0, dentro le 3 punte, ehm, un tridente diverso rispetto a quello contro il Genoa, perché abbiamo visto in questo caso un 3-4-2-1 con 2 uomini a supporto, di un Arnautovic prima punta e non un 3-4-1-2 come invece a Genova, ma appunto perché c'erano giocatori diversi in campo tra le 2 partite. E il tridente, così come lo stiamo vedendo oggi, ti svuota troppo il centrocampo e infatti il gol lo prendi perché Zielinski, che deve coprire una porzione di campo troppo grande, visto che c'erano solo lui e Frattesi, non va a pressare Izzo, che è un difensore che ha tutto il tempo di prendere la mira, fare il cross e poi fa un super gol Mota Carvalho, dove Pavard è un po' addormentato in quell'occasione lì. Pavard non bene anche in altre circostanze, questa sera bocciato. Non ho capito quindi questa foga finale di Inzaghi, ecco, nel buttarli dentro così e nello sbilanciare così la squadra, svuotando il centrocampo. Credo, ecco, questa è una mia idea, poi magari verrò smentito, però che il tridente può essere sostenibile, ma se in campo hai Çalhanoğlu e Barella insieme, non uno dei 2 ma insieme, secondo me, o almeno se nel tridente ci metti un Lautaro Martinez che rispetto agli altri ti fa anche più da raccordo. È un po' quell'attaccante che ti dà più equilibrio, Lautaro Martinez, anche nel venire a recuperare palla, quando sta bene. Altrimenti un tridente così secondo me non lo puoi anche sostenere e infatti poi il gol è vero che lo fai perché aggiungi pressione offensiva, ma lo fai comunque con i 2 quinti, Carlos Augusto e Dumfries. La cosa che non mi è piaciuta quindi non è il turnover, che ripeto secondo me ci stava e comunque avevi in campo una squadra che doveva battere il Monza, Aslani nel Monza gioca titolare, secondo me. Semmai a me non convince, ecco, l'andare in campo senza giocatori come Bastoni, Barella e Çalhanoğlu e giocare come se ci fossero. Questa è la cosa che non mi torna molto. Sono 3 giocatori che cambiano il volto di una squadra, cambiano il volto di ogni squadra. Sono giocatori tutti al top al mondo nel loro ruolo e lo sappiamo bene. E giocare con delle alternative come se ci fossero loro, secondo me può essere ed è un problema in effetti. Detto che poi Di Marco e Carlos Augusto comunque hanno fatto bene, lì a sinistra sono stati tra i migliori in campo, però ecco, soprattutto a centrocampo è mancata la fluidità, è mancata la ferocia, è mancato il ritmo proprio tambureggiante in questa partita e tanti danno la colpa ad Aslani. Secondo me, lo ripeto, Aslani è cresciuto dentro la partita, e un conto è schierarlo con Barella e il vero Mkhitaryan, non quello che abbiamo visto a Monza, un conto con Frattesi e cambia tutto, ma con Frattesi cambia tutto anche per il quinto, cambia tutto anche per Pavard che si spingeva in avanti e poi non era abbastanza coperto, non era abbastanza aiutato e quindi poi lì il Monza ci ha disinnescati molto bene. La fascia destra non ha funzionato in questa partita, ma anche per la bravura del Monza che ha saputo leggere i nostri movimenti e ne abbiamo già parlato nell'altro contenuto, le nostre combinazioni con il passaggio scarico e movimento in profondità sono stati sempre letti e intercettati, soprattutto lì a destra. Quindi ci hanno studiati bene, ci hanno disinnescati bene, complimenti al Monza che ha provato a fare la classica partita a difesa e poi provo a fare un gol se ci capita, l'ho detto lo stesso Nesta che prima della partita avrebbe firmato per un pareggio e lo si è visto, e ci stavano riuscendo a portarla a casa, l'abbiamo ripresa e mi prendo il punto perché comunque è secondo me una nota da cui ripartire, perché un pareggio a Monza è di base per me un brutto risultato. Io non ho sinceramente, con tutto il rispetto, grandi aspettative per questo Monza, quindi non è un grande risultato in questo momento. Ma per come stava andando la partita, hai di fatto riguadagnato un punto che ad un certo punto non ci speravo più sinceramente di andare a prendere per come faceva le barricate il Monza. Quindi sulla partita ragazzi, io dirò un'altra cosa scomoda, perché
L'Inter le occasioni all'inizio comunque le ha create, l'approccio non è stato così sbagliato, non c'è stata una valanga di occasioni, ma ci sono state, e qui si apre un tema che l'anno scorso aveva fatto molto discutere, perché io l'anno scorso dicevo, all'Inter le cose stanno girando nel verso giusto, nella prima parte di stagione, e quello ci ha aiutato molto nel poter costruire le certezze su cui poi abbiamo costruito la cavalcata da scudetto. Ma non intendevo e non intendo dire che siamo stati fortunati, attenzione, ma che era una squadra proprio settata alla perfezione sul campionato, c'era la ferocia giusta, eravamo una macchina quasi perfetta e quindi le sbavature finivano sotto al tappeto e le cose giravano poi nel verso giusto, per tutta questa serie di motivi e perché c'era un lavoro fatto molto bene. In tutte le prime partite dell'anno scorso, le prime 4 partite, abbiamo segnato sempre dentro i primi 25 minuti e questo è un fattore, ragazzi, assolutamente vitale, perché tu sblocchi la partita, ti puoi permettere di gestire la partita come preferisci, stani l'avversario e poi gestisci la gara con più calma, con comodità. Qui a Monza la grande differenza secondo me sta proprio qua, che non riesci a trovare il gol con delle occasioni che fallisci anche abbastanza gravi ed è chiaro che diventa tutta un'altra partita. È un grande problema che non scopriamo oggi, quello del killer instinct dell'Inter, che l'anno scorso abbiamo avuto un po' di più nella primissima parte. Qui, ecco, soprattutto Lautaro e Frattesi sono grandi occasioni quelle che hanno nei primi minuti, quelle 2, ma ce ne sono state anche altre. Anche quella di Di Marco non era semplice, ma era una buona occasione. Ci è mancata la lucidità, ci è mancata la precisione, è mancato anche il valore aggiunto degli attaccanti in questa partita, perché in partite, così toste il colpo di testa che fa Lautaro Martinez debole che va fuori, è un errore che pesa comunque. Thuram nel primo tempo, se non sbaglio DAZN ha detto che è stato servito 6 volte, 6 palloni giocati da Thuram nel primo tempo. Sono mancati completamente i rifornimenti, per i meriti del Monza sicuramente che non ha concesso la profondità, ma Thuram deve migliorare in questo contro avversari di questo tipo e hanno limitato sicuramente molto un Lautaro Martinez che, quando è venuto incontro poche volte, ha anche sbagliato quelle poche volte. Quindi si vede che è in ritardo di condizione ancora ed è un giocatore molto importante comunque per la finalizzazione dell'Inter e la finalizzazione è tutto. Poi dovevano essere anche serviti meglio, chiaramente, ma come si dice sempre sono anche gli attaccanti a far giocare bene la squadra. E l'Inter, ragazzi, è una squadra che passa sempre dal gioco, nel bene o nel male, quasi mai dai singoli. Questa volta hai giocato meno bene del solito, non l'hai portata a casa, non l'hai vinta. Per alcuni questa necessità di passare dal gioco è uno svantaggio. Per me in realtà è stato spesso un vantaggio, come l'anno scorso. Così come, torniamo ad un tema anche dell'anno scorso, è un vantaggio non avere le coppe e qualcuno dice ancora che non lo è. Chi non ha le coppe non deve fare i ragionamenti che per esempio ha dovuto fare l'Inter in questa partita, giusto per dirne una. Comunque, ripeto, l'anno scorso Real Sociedad, Empoli, Salernitana, era una fase di testing, questa mi sembra di vivere una stessa fase, più o meno dello stesso tipo. Per me Inzaghi ha ottenuto delle indicazioni, per esempio su Zielinski. Non ha fatto una bellissima partita, diverse imprecisioni, ma per me ha fatto vedere per esempio già un indizio, un qualcosa di molto interessante. Rispetto a Mkhitaryan, ogni stop in fase offensiva di Zielinski era orientato ad andare verso il centro, verso la porta e a provare anche ad andare al tiro. E questa cosa è una cosa che dobbiamo fare molto di più. L'ho detto ieri, l'ho detto, il Napoli sblocca una partita complicata con un tiro da fuori che viene deviato e diventa gol. Da lì la partita in discesa si sblocca, poi Meret deve fare i miracoli e la portano a casa. E si parla del Napoli 4-0, tutto fantastico, ma se l'Inter la sblocca nei primi 8 minuti, per me finisce 4-0 anche per l'Inter. Parliamoci chiaramente. L'Inter ha tirato 16 volte, solo 2 volte in porta. Di tiri veri, secondo me, sono stati molti meno. Tant'è che lo stesso Inzaghi, dopo la partita, mi ha fatto piacere perché ho riascoltato le sue dichiarazioni dopo la mia clip e dice le stesse cose che ho detto io, cioè che c'era la possibilità di andare di più al tiro e invece molto spesso si è preferito ancora appoggiare, cioè quella sensazione di voler entrare con il pallone dentro la porta quando gli spiragli per andare al tiro c'erano e soprattutto in trasferta questo è un fattore secondo me determinante. È una partita deludente, sì, ma va presa come tale, secondo me, come partita, senza già sentenziare su questo o l'altro, siamo finiti, eccetera, eccetera. Adesso tocca ad Inzaghi tirar fuori delle indicazioni per far crescere la squadra, tocca alla squadra fare una buona prestazione a Manchester e poi testa al derby, che sarà sicuramente un altro spartiacque che non è decisivo perché è a settembre, ma indirizza molto e farà molto discutere in un senso o nell'altro. Fatemi sapere che ne pensate, se siete d'accordo. Ci sono tantissime altre cose da dire, quindi leggerò i vostri commenti nella diretta alle 19:30 dove ci prendiamo un'ora per parlare di tutto in maniera ancora più approfondita.
Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove poi ogni lunedì c'è l'appuntamento delle 22 che sarà molto caldo sicuramente, quindi www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.